Benissimo, bentrovati a tutti quanti e in questa occasione mi occuperò di dare una introduzione alla Bhagavad Gita e un'occhiata ad alcuni dei concetti e degli aspetti forse più profondi dal punto di vista spirituale. Per un breve inquadramento generale, dobbiamo ricordarci che la Bhagavad Gita è un testo che compare all'interno di un altro testo, e cioè di quell'immenso poema epico, il più grande poema epico mai rinvenuto nella storia dell'umanità, che è il Mahabharata. All'interno del Mahabharata, nel sesto libro, troviamo la Bhagavad Gita, di cui daremo una serie di informazioni quest'oggi, anche alcune preliminari di inquadramento, diciamo, storico. Innanzitutto partiamo dall'epoca in cui questo testo è stato scritto. È difficile collocarlo con precisione, sicuramente siamo in un'epoca compresa tra il IV e il II secolo avanti Cristo. Si tratta però di uno scritto stratificato, esattamente come il Mahabharata. Le scritture stratificate vengono aggiornate nel corso del tempo prima di prendere la forma della stesura completa che è poi giunta a noi. Pensate che il Mahabharata ha un arco temporale di 700 anni per la sua stesura completa. Quindi parliamo di un tempo davvero immenso. E nella monumentale produzione del Mahabharata, la stessa Bhagavad Gita è un testo che probabilmente è stato scritto e poi rivisitato, aggiornato con aggiunte, eccetera, nell'arco di qualche secolo. È sicuro, o quasi sicuro, che gli ultimi 5, chiamiamoli capitoli, dovremmo chiamarli canti, della Bhagavad Gita, che in totale si compone di 18 canti, siano un'aggiunta posteriore. Lo denotiamo dallo stile di scrittura e da una serie di riferimenti, in particolar modo al mondo del Samkhya, che come saprete è quella dottrina che si completa con lo yoga. Vi sono infatti nel mondo indiano dei darshana, che significa visione, che accoppiano alcune dottrine, e uno dei darshana fondamentali è l'accoppiamento tra Samkhya e yoga. Gli ultimi 5 capitoli della Bhagavad Gita sono di chiara matrice Samkhya e quindi è presumibile che siano un'aggiunta posteriore. Il sesto libro del Mahabharata, il libro dedicato a Bhishma, contiene, dicevo, al suo interno la Bhagavad Gita, che però sembra essere un testo a sé e in effetti può essere trattato a tutti gli effetti separatamente dal suo contesto. Questo poema epico è un poema che descrive le cause e poi dopo descrive le vicende della immensa battaglia tra due rami della stessa famiglia. E tutti i capitoli precedenti al sesto libro, in cui poi è contenuta la Bhagavad Gita, servono a spiegarci le cause, man mano quelle più vicine, che porteranno a questo scontro, a questa grande guerra. Il testo della Bhagavad Gita è proprio dedicato al momento in cui i due eserciti sono interamente schierati l'uno di fronte all'altro e si è nell'imminenza della battaglia. Anche questo va letto non alla lettera, ma piuttosto con una chiara dimensione simbolica. È possibile che questa guerra sia anche ispirata ad eventi realmente accaduti, un po' come accade quando parliamo di un film che dice di ispirarsi a fatti reali. Ma questo non è il punto. Il testo è profondamente spirituale, ha un connotato addirittura iniziatico, e possiamo dire che dovremmo leggere questa battaglia come una metafora del grande scontro interno alla coscienza dell'individuo quando si intraprende un grande cammino interiore, un grande cammino spirituale, e quindi si allineano a un certo punto, come in una sorta di polarizzazione, tutti i dualismi, tutti i conflitti che noi abbiamo all'interno della psiche prima di questo grande scontro. Questa nozione non è affatto diversa da una lettura spirituale del concetto di Apocalisse, la caduta del velo, inteso proprio come una grande guerra tra due parti della psiche a vantaggio di un movimento trasformativo. Anche il concetto di jihad, guerra santa,
nella nozione originaria andrebbe letto esattamente in questo modo, cioè come quello della battaglia spirituale che si consuma nel campo della psiche, all'interno della psiche umana. La Bhagavad Gita ha probabilmente è probabilmente un'eredità delle Upanishad. Alcuni addirittura l'hanno considerata una Upanishad all'interno del Mahabharata. In effetti, in particolar modo la Katha Upanishad e la Svetasvatara Upanishad hanno al loro interno delle nozioni, dei riferimenti e un certo tipo di stile di linguaggio che sono molto simili alla Bhagavad Gita. Quindi, siccome sono antecedenti, è possibile che la Bhagavad Gita abbia al suo interno una rielaborazione di alcuni concetti presenti nelle Upanishad che vi ho citato poco fa e che poi via via sono stati elaborati e si sono diffusi in quei circoli iniziatici che vanno sotto il nome di Sampradaya, a volte un po' impropriamente tradotto con sette. Sampradaya erano delle scuole iniziatiche, in realtà delle cerchie iniziatiche, in particolar modo di quelle devote a Krishna, che è il protagonista di questa vicenda. Lo stile in cui è scritto il testo ci permette di capire che si tratti di uno stile che ricorda da vicino quello dei grandi poemi epici dell'antichità, e cioè una persona racconta a altre persone riferendo in questo racconto il dialogo che avviene all'interno della Bhagavad Gita. Quindi è un po' una sorta di stratagemma abbastanza sofisticato, letterario, in cui il dialogo diretto, che è il protagonista della Gita, viene raccontato per filo e per segno, parola per parola, all'interno di un altro dialogo. Ecco, una maniera elegante che la letteratura antica conosceva di proporre alcuni dei grandi elementi, dei grandi temi dell'epoca dell'antichità. Credo di poter dire che il testo della Bhagavad Gita non sia un testo omogeneo, quindi che diversi riferimenti poi gli studiosi sono riusciti a ricollegare o a cogliere a diverse Upanishad. Sicuramente quello che conta e di cui mi occuperò in questa chiacchierata è che la Bhagavad Gita è stata accettata negli ambienti sacerdotali come un libro sacro, della stessa statura dei Veda addirittura e delle Upanishad. Gli unici, e non tutti peraltro, diciamo a resistere a questa inclusione della Bhagavad Gita come testo sacro sono alcuni movimenti Shaiva, cioè dediti al culto di Shiva. Per il resto, questo testo è integrato addirittura nella Shruti, cioè nella rivelazione. Vi ricordo brevemente che la letteratura spirituale indiana si divide in rivelazione, Shruti appunto, e poi la memoria, la Smrti, cioè i testi prodotti dalla riflessione dei maggiori filosofi. È stato oggetto di una serie lunghissima di commenti, da parte anche di commentatori molto saggi, pensate a Shankara oppure addirittura a Abhinavagupta. E all'interno di questo testo della Bhagavad Gita troviamo anche alcune interessanti, su cui mi concentrerò, definizioni di yoga. E questo è molto importante perché il testo, la Bhagavad Gita, è molto probabilmente antecedente agli Yoga Sutra di Patanjali. E quindi quando noi ci riferiamo allo yoga e di solito prendiamo quello che è ufficialmente considerato il canone dello yoga, appunto i sutra di Patanjali, prendiamo la definizione di yoga che troviamo all'interno del primo aforisma degli Yoga Sutra di Patanjali. Yoga è l'arresto delle oscillazioni o dei turbamenti della mente. E qui vedremo delle definizioni molto diverse perché è lo spirito della Gita a presentarci una forma diversa di approccio anche allo yoga. Si tratta di una relazione con il trascendente personificato in una figura ben precisa, quella di Krishna.
E in origine probabilmente Krishna era una divinità di tribù pastorali, abitatrici delle foreste in prossimità del fiume Yamuna, però poi mitologicamente si sviluppa fino ad assumere i connotati di un grande paradigma della divinità non solo interna alla psiche, proprio di quell'aspetto di trascendenza con il quale possiamo entrare in relazione quando siamo arrivati a un contatto profondo, molto profondo con il nostro centro. Sappiamo che Krishna in questo contesto è un avatara, cioè è una discesa del dio Vishnu in forma umana. Anche questo è un tratto da tenere in debita considerazione quando pensiamo alla incarnazione della divinità in una forma come quella umana, abbastanza precisa. Il momento, dicevo, iniziale della Bhagavad Gita è quello dell'imminenza della battaglia. Abbiamo gli eserciti schierati all'interno dei due rami di questa famiglia e il protagonista del dialogo, il protagonista umano del dialogo, appartiene alla casta dei guerrieri, degli Kshatriya, e si chiama Arjuna. È stato protagonista di una scelta innanzitutto. Anziché scegliere le schiere degli eserciti, egli sceglie un singolo individuo, l'auriga, il cocchiere del suo carro da guerra, cioè Krishna. E questo è già un'indicazione, anziché scegliere la quantità, sceglie la qualità, la saggezza di Krishna, oltre alla sua potenza, lo hanno convinto a scegliere un singolo individuo anziché una molteplicità di guerrieri. E anche questo andrebbe letto in maniera simbolica, naturalmente. Allora, vediamo alcune caratteristiche di introduzione della Bhagavad Gita, anche da un punto di vista etimologico, visto che non mi sono ancora degnato di fornirvi la traduzione di questo titolo. Bhaga è un termine che in sanscrito significa splendore. Quindi Bhagavad o Bhagavat è colui che splende e lo possiamo tradurre come il beato, il Signore, mentre Gita significa canto, il canto sacro. Quindi Bhagavad Gita è il canto del Signore o del beato. O anche, troverete spesso questa traduzione, il canto del glorioso. Tra il concetto di gloria e quello di splendore vi è una grande prossimità simbolica. Quindi questo canto del glorioso o canto del beato è propriamente il titolo del testo. Si tratta di una parola divina pronunciata in una situazione molto concreta come quella del campo di battaglia, perciò non è una scrittura rivelata in maniera impersonale, ma è proprio l'intimità del dialogo. Il fatto che si tratti della forma del dialogo tra un essere umano, l'eroe Arjuna, e un essere divino incarnato in forma umana, Krishna, dovrebbe anche metterci un po' la pulce nell'orecchio sul fatto che questo testo possa inserirsi all'interno della vastissima letteratura che riguarda i rapporti tra l'umano e il divino. È una letteratura spesso mitologica, mentre invece in questo caso non siamo di fronte a un testo mitologico, ma a un insegnamento esistenziale in una situazione liminale, una situazione di soglia, la vigilia della grande battaglia. Quindi non è nato come testo dottrinale, sebbene poi lo diventi per una serie ovvie di ragioni. Il linguaggio narrativo e del dialogo lo distingue dal linguaggio invece più speculativo e filosofico delle Upanishad. La ricerca della metafisica, che nelle Upanishad è un po' più essenziale e pura, qui invece è integrata all'azione, una parola chiave. Le Upanishad precedenti insistevano sul concetto di liberazione, moksha, che come sappiamo è l'orizzonte verso cui tende l'Atman, no? Quindi questo vero sé dell'essere umano,
lo collocavano, dicevo, questo orizzonte di liberazione, all'interno della sfera della conoscenza, jnana. Se conosco, imparo a memoria i testi, recitare i mantra, seguire il corpus dottrinale teorico e pratico della mia casta, allora questo inserimento nel mio Dharma porta alla liberazione. Questo provoca all'interno del dibattito filosofico dell'India dell'epoca una sorta di dialettica tra i promotori della conoscenza come strumento per la liberazione e i promotori invece della azione, karman, come strumento per la liberazione. Quindi abbiamo a un certo punto Jnana Yoga e Karma Yoga, quindi lo yoga della conoscenza e lo yoga dell'azione, che cercano di conquistare ciascuno una priorità, diciamo così, all'interno del dibattito filosofico. Quelli che promuovono l'idea della conoscenza dicono che ci si debba astenere dall'azione, quindi che ci si debba ritrarre dall'agire in modo da evitare di seminare nuovo karman e quindi trovarsi poi a doverne bruciare ulteriormente. Mentre i promotori dell'azione sostengono che non sia possibile rinunciare del tutto all'azione e quindi bisogna trovare un escamotage per rendere l'azione qualcosa che anziché legare, e quindi produrre nuovo karma e legare a nuove vicende karmiche, un'azione invece liberatrice. E in questo senso si colloca la Bhagavad Gita, con l'avvento di questo terzo elemento che è la bhakti, cioè la devozione, che diventa una sorta di possibilità di sintesi tra Jnana Yoga e Karma Yoga, ma una sintesi che va oltre entrambi. Si tratta di capire che non è necessario quell'ascetismo che ci fa ritirare dal mondo, ma possiamo rimanere nel mondo agendo in un certo modo, cioè con un certo atteggiamento, un certo spirito. Questo era particolarmente importante per la seconda casta, cioè quella degli kshatriya o dei guerrieri. Vi ho detto che il protagonista Arjuna è un guerriero della seconda casta. Mentre per la casta sacerdotale magari sarebbe stato più facile ritrarsi dall'azione e vivere una vita ascetica anche di eremitaggio, per un guerriero questo non è possibile. Quindi rimanere all'interno del grande concetto di Dharman, rendendo praticabile ciò che le Upanishad contemplavano, significa agire, quindi non rinunciare all'azione, ma agire in un modo trasformativo, cioè attraverso una serie di tecniche che consentano all'azione di non produrre quel legame. Allora, la Gita interiorizza e propone il Dharma del guerriero, che per estensione è il Dharma di chi è attivo nel mondo, non abolendo l'azione, ma trasfigurandola, collocandola su un altro piano. Molto interessante che del Samkhya si mantenga all'interno della Gita la distinzione tra Purusha e Prakriti. Purusha rappresenta il soggetto, in termini archetipali, trascendente, mentre Prakriti, che è la natura, rappresenta l'immanente, l'oggetto immanente. Questi due elementi rimangono in una continua polarizzazione fino a che la Gita non li fonde, rifiutando l'idea che ci si debba ritirare verso Purusha negando Prakriti. Nel terzo canto della Gita, al verso 4, leggiamo: non è rinunciando all'azione che si ottiene la liberazione. Questo quindi viene detto all'inizio del testo, siamo solo nel terzo capitolo su 18, in maniera esplicita e chiara: non è rinunciando all'azione che si ottiene la liberazione. Quindi vedete come il testo si inserisce in un grande momento dialettico che rifletteva proprio sul rischio legato alla parziale illusione di ritrarsi del tutto dall'agire. Krishna e Arjuna hanno due nomi non casuali, anche questo è un elemento su cui poi rifletteremo, però cominciamo a gettare anche questo seme. Krishna significa scuro o nero. In una delle leggende o dei miti legati a Krishna, egli è nato da uno dei capelli neri di Vishnu, che giustifica la sua origine divina. Mentre Arjuna significa chiaro o candido.
Vedete anche qui una polarizzazione, l'elemento in ombra e l'elemento in luce, la parte oscura e la parte luminosa. Diremo qualcosa di più verso la fine di questo incontro. La Bhagavad Gita si colloca quindi, come già avete intuito da queste prime parole, come un grande momento di svolta della riflessione spirituale e filosofica dell'India. Darà proprio origine ai Purana, quindi ai testi antichi che rappresentano la prima filigrana delle strutture, delle grandi strutture tantriche, e darà origine ai movimenti Vaishnava, cioè degli adoratori di Vishnu, e a tutto il grande filone della devozione medievale indiana, che poi si intreccia con le vicende del Tantra. Ora, già il fatto che vi sia una forma di dialogo dovrebbe riportarci alla mente Platone, per esempio, che utilizza spesso lo stratagemma del dialogo per portare avanti i suoi concetti filosofici, e Platone che non di rado è stato associato ad alcuni dei grandi concetti della filosofia indiana. E la Gita però, a differenza dell'ideale platonico, non separa il mondo della cosiddetta realtà in cui agiamo da un iperuranio ideale. Non disprezza né il corpo né la guerra, si concentra sull'attaccamento. Voglio proporvi innanzitutto un link con la Grecia, visto che è una delle caratteristiche per chi mi segue, questo è cosa nota, che accompagnano il mio lavoro, è quello di confrontare quando è possibile l'Oriente e l'Occidente. Qui vi sono alcune affinità sorprendenti con uno dei padri dello stoicismo greco, cioè Epitteto. E devo dire che anche Marco Aurelio, che segue di poco, ha una serie di riflessioni che possiamo mettere in stretta relazione con alcuni degli insegnamenti centrali della Bhagavad Gita. Mi concentro soprattutto sull'idea di azione, appunto, ma senza attaccamento, uno dei grandi insegnamenti. Nella Bhagavad Gita il logos, chiamiamolo così, che ha alcune affinità con l'idea di Dharma, è una persona che si rivela, che parla a un soggetto, è Krishna. Quindi abbiamo una personificazione che nella filosofia greca ovviamente è molto più difficile e raro trovare. La sintesi delle tre vie di cui vi ho parlato, la via della conoscenza, jnana, la via dell'azione, karma, e la via della devozione, bhakti, avviene nell'azione, quindi avviene agendo nel mondo. Questo è un modo che la Gita propone di ottenere la liberazione. Questo è sicuramente un altro elemento di sapienza su cui dobbiamo riflettere, perché la Gita è sapienza per chi combatte, e immaginate che la guerra non riguardi solo i guerrieri, ma riguardi la vita di tutti i giorni, il campo di battaglia dell'esistenza, per chi lavora, per chi ama, insomma, da ogni punto di vista per chi agisce. Arjuna all'inizio del testo è paralizzato dall'angoscia sul campo di battaglia. L'angoscia non è la paura, è un guerriero e non ha affatto paura di combattere, ma è un conflitto etico che avviene all'interno della sua coscienza. Perché Arjuna è messo in crisi dall'idea di dover uccidere dei parenti, degli amici, dei maestri, delle persone che conosce o addirittura delle persone a cui vuole bene. Questo è proprio all'inizio, nel primo stesso capitolo della Gita: le mie membra tremano, non vedo alcun bene o alcun vantaggio nell'uccidere i miei parenti o i miei amici. Da lì Krishna gli suggerirà quella grande riflessione iniziale sul Dharma, sul dover fare ciò che sei, che porterà Arjuna poi a raccogliere l'arco che ha gettato per terra e tornare a tenderlo verso i suoi nemici per compiere quello che è molto più che un dovere di ordine etico, ma è a tutti gli effetti è un estrinsecarsi della propria natura. Questo è legato al concetto di incarnazione.
Epitteto, che vi dicevo essere in Grecia uno dei padri, o comunque dei massimi riferimenti, della filosofia stoica, ci dice che l'uomo soffre, perché giudica male, le proprie azioni. Cioè, quindi che la crisi nasce non da ciò che viene compiuto, ma da un errore di, fantasia. Fantasia in greco non ha lo stesso significato che gli attribuiamo noi oggi, è più vicina al concetto di rappresentazione. Non sono le cose a turbare gli uomini, ma i giudizi sulle cose. Questo scrive Epitteto nell'Enchiridion. Questo è molto interessante, ricorda anche la dottrina tantrica, probabilmente più legata alla via sinistra, al Vamamarg, che insegna che non vi sono azioni pure o azioni impure, ma modi puri o impuri di compiere quelle azioni. E, la crisi in cui si trova, in cui versa Arjuna, è la crisi esistenziale. Quindi è qualcosa in cui ci ritroviamo già per il fatto di essere esistenti, per il fatto di esserci incarnati. Marco Aurelio ci insegna che il turbamento nasce dalla dimenticanza del logos. E vi dicevo poco fa che alcuni accostamenti tra logos e dharma possono essere dati, e quindi il non riconoscimento o la dimenticanza del logos può essere accostata al momento iniziale critico di Arjuna, che dimentica il proprio dharma. Nelle meditazioni di Marco Aurelio troviamo scritto: ti turba forse qualche elemento esterno, qualcosa di esterno? No, non è la cosa, ma è il tuo giudizio su quella cosa a creare il turbamento. Partire da una crisi, cosa che vedete accomuna questo che abbiamo citato, ma così come accomuna Dante all'inizio della Divina Commedia, no? La selva oscura in cui si è perso. Partire da una crisi interiore è effettivamente ciò che realmente accade a molti di noi quando avviamo poi un percorso di ricerca o un percorso spirituale. Solo che mentre nella filosofia stoica o in Marco Aurelio l'uomo dialoga con se stesso, e quindi la riflessione filosofica si consuma all'interno della coscienza del soggetto, Arjuna dialoga col divino, dialoga con il trascendente. E questa è una distinzione fondamentale. Fuori dal nostro potere abbiamo il corpo, e quindi anche le malattie, gli eventi, gli imprevisti e la morte, mentre sotto il nostro potere abbiamo i giudizi, gli impulsi, la volontà. Questo ci insegna la filosofia greca e lo stoicismo in particolar modo. Di alcune cose noi siamo padroni, di altre no. La Bhagavad Gita ci insegna come essere padroni del campo, si usa questa espressione. Che cos'è il campo? È la psiche, se lo diamo con uno sguardo psicologico, o è il rapporto tra la psiche e il mondo, se invece siamo più vicini, più strettamente legati al testo, alla Bhagavad Gita. L'azione è ciò che dobbiamo compiere, secondo la Gita, e non solo, ripeto, come dovere di ordine etico-morale, ma perché non possiamo non agire. A non essere nostri, quindi a doverci distaccare, è invece il tema dei frutti dell'azione. Quindi viene messo il distinguo in maniera precisa e puntuale nella Bhagavad Gita sulla differenza tra l'agire e le conseguenze, gli effetti o i frutti, come vengono chiamati, di questo agire. Hai diritto all'azione, ma non ai suoi frutti, ci dice apertamente la Bhagavad Gita nel secondo canto. E anche questo potrebbe essere abbastanza simile ad alcune delle riflessioni di Marco Aurelio, che riprendendo Epitteto dice: limita la tua attenzione a ciò che riesci a far dipendere da te, quindi non a ciò che invece può accadere in maniera, diciamo, slegata dal nostro controllo o dalla nostra volontà. Anche lo stoicismo greco è fatto di distacco. E non possiamo dire dai frutti karmici, letteralmente, però effettivamente il grande tema del distacco accomuna sia lo stoicismo che la Gita. Ripeto, nel mondo greco è sempre sotto l'egida della ragione, no? Della ratio, mentre invece nella Gita è l'offerta sacrificale,
l'azione come azione sacrificale, l'azione come sacrificio. Questo si può capire se innanzitutto se entriamo a contatto con lo spirito della devozione, di che cosa sia la bhakti, e questo già non è un argomento scontato per l'uomo occidentale contemporaneo. E secondariamente, anche se ci ricordiamo che sacrificio in quel contesto non ha lo stesso senso a cui magari siamo abituati noi, pensando alla parola sacrificio inteso sempre come o l'uccisione di una vittima sacrificale o come mera rinuncia. E invece è il consumarsi attraverso il fuoco dell'ardore interiore in un atto di devozione che fa trascendere quell'azione in qualcosa che va al di là di quell'azione. Non so se queste parole sono abbastanza chiare perché sono un po' astratte, me ne rendo conto, ma provate a rifletterci. La Gita quindi rifiuta quell'ascetismo passivo della perfezione ottenibile mediante la rinuncia all'azione, perché il problema non è agire, il problema è agire con attaccamento, agire rimanendo identificati nei frutti, agire in virtù e avendo come movente l'obiettivo, anziché avere come movente l'azione, la devozione messa nell'azione. Perché l'azione è inevitabile? Perché noi viviamo in un corpo e incarnati in Prakriti, nella natura, e Prakriti per sua natura è attiva, cioè è proprio la danza multicolore dell'esistenza. E noi non possiamo sottrarci da incarnati a questo movimento attivo della Prakriti. Se la Prakriti agisce sempre, noi siamo costretti ad agire sempre. Quindi è necessario agire, bisogna imparare il modo in cui agire. Anche Epitteto non invita a una fuga dal mondo, il suo stoicismo insegna che ogni uomo ha un ruolo da interpretare bene. Ricorda che sei un attore in un dramma, ci dice nell'Enchiridion Epitteto. Molto interessante questo tema del ruolo da giocare, no? Perché anche qui possiamo fare alcuni parallelismi con determinati aspetti della filosofia indiana. E anche Marco Aurelio ci parla di azione come dovere cosmico. Pensate che in Meditazioni scrive: l'ape non si lamenta di lavorare per l'alveare. L'ape non si lamenta di lavorare per l'alveare, il singolo soggetto è all'interno di un contesto più ampio, più complesso. L'uomo è una funzione di un ordine più grande. Qui mettete, associate pure il grande concetto di Dharma e anche quello delle caste. Nessuna fuga dal mondo, quindi, ma attività, azione. L'identità dell'uomo, quindi, all'interno della Bhagavad Gita, parte dalla considerazione che l'uomo non deve identificarsi pienamente con il proprio corpo. Questo è qualcosa che nello yoga troveremo portato avanti. Che cos'è l'uomo? In che cosa consiste l'essenza dell'uomo? Questo diventa centrale in tutta la filosofia hindu. È Atman. Atman, da radici etimologiche che hanno a che fare at con il movimento e an con il respiro, è affine al greco atmos, proprio quello che troviamo in atmosfera. Nella Gita si dice che non uccide e non può essere ucciso. È l'immutabile, è il frammento di trascendente o di divino depositato nel nucleo, nel centro della coscienza umana, ed è il vero fondamento della coscienza umana. Sarà proprio Atman a richiedere ed esigere di tornare a Brahman, cioè tornare all'orizzonte assoluto. E questi elementi li ritroviamo anche nella filosofia mistica ebraica, la Kabbalah, dove troviamo qualcosa di molto simile, così come li ritroviamo all'interno dell'ermetismo e del neoplatonismo nei primissimi secoli d.C. E anche il mondo greco. L'essenza dell'uomo, per esempio, in molti contesti della Grecia antica, ma anche in Marco Aurelio, è il nous.
Il nous è chiaramente più razionale come concetto, però rappresenta quella componente spirituale che anima l'intelligenza da dentro, è la causa della ragione. E Marco Aurelio ci dice: tu sei una piccola anima che porta in giro un cadavere, no? Riferendosi al corpo. Vedete anche qui qualcosa di simile, no? Allo spirito orientale. Allora, questo distacco radicale dalla identificazione con il corpo è un ottimo punto di partenza, un grande spunto della riflessione dello yoga all'interno della Bhagavad Gita e non solo, diciamo dei grandi percorsi spirituali. Questa riflessione viene poi portata dal livello corporeo a un livello più psicologico, diciamo così. La catena psicologica di cui si occupa l'India è desiderio, questo riguarderà anche la riflessione del Buddha, che parte proprio dal desiderio, a causa del desiderio attaccamento e poi a causa dell'attaccamento tutte quelle emozioni che vanno dalla rabbia, dalla confusione, il turbamento, fino alla rovina, no? Fino a condurre l'individuo alla rovina. Le passioni, come le avrebbero chiamate i greci, portano alla rovina perché partono da giudizi falsati. E lo stesso Epitteto, quando sei turbato, ci dice: sappi che è un tuo giudizio. Come ci si deve comportare quindi nei confronti di questo magma caotico che alberga nella psiche umana, che anima la psiche umana? Bisogna sviluppare una forma di attenzione, di vigilanza. Qui cominciamo a aprire la strada che va verso lo yoga. Una vigilanza continua di cui ci parla lo stesso Marco Aurelio. Cancella la rappresentazione e il dolore svanisce, ci dice in meditazioni. Quindi una attenzione protratta sulle varie rappresentazioni, come vengono chiamate in quel contesto, e quindi anche le vicende della nostra vita, può aiutarci ad assumere quel distacco necessario per non identificarsi più nei turbamenti della psiche, perché le passioni non nascono da forze esterne ma da errori interni in questa identità strutturale che accomuna l'India alla Grecia. Ora, vi dicevo nel corso di nelle prime parole di questa introduzione, che rispetto al concetto di logos, che è un concetto astratto, impersonale e razionale, nella Bhagavad Gita troviamo una persona, troviamo Krishna come protagonista. È un logos cosmico, è però personificato. Rappresenta non solo l'oggetto di devozione, quindi verso cosa deve dirigersi questa bhakti? Verso una personificazione del principio che anima il cosmo. Per rendere concreto il sentimento ho bisogno di una personificazione, altrimenti non riesco a innescare quel processo, quel percorso, se il mio orizzonte è astratto. È molto più difficile pensare di animare questo sentimento in presenza di un concetto. Lo posso fare in presenza di una persona. Questo è stato anche uno dei motivi del grande successo del cristianesimo nel momento in cui il Dio che si è fatto uomo, anche in quel caso, come Cristo, diventa persona verso cui nutrire questo sentimento di pietà o di devozione, eccetera, eccetera. E avendo come spunto di fronte a sé questo oggetto di devozione, ho in realtà una porta, un veicolo o un canale attraverso cui far fluire l'energia psichica e quindi attenuare i turbamenti generati dalla psiche senza identificarsi troppo in essi. Qui diciamo che avviene quella frattura decisiva che differenzia lo spirito greco dello stoicismo da quello invece della Bhagavad Gita. Lo stoicismo resta e poggia sull'etica del saggio, la Bhagavad Gita diventa una via salvifica, dove qui per salvezza, insomma, sostituiamo la parola salvezza con la parola liberazione, come sappiamo. L'idea del sacrificio è quella dell'offerta. A chi offro la mia azione? A chi offro i frutti della mia azione? Non posso farlo a un concetto astratto, devo farlo a una persona. Krishna è la persona divina. Agisci come se Dio agisse attraverso di te.
Qui la Bhagavad Gita in questa sentenza, diciamo così, comincia a farci passare l'idea che Dio, in questo caso personificato in Krishna, non sia solo qualcosa di esterno al soggetto, ma possa avere a che fare anche con l'interno del soggetto. Vi dicevo prima che i significati di Krishna e Arjuna sono di scuro e chiaro, forse il maestro segreto, il Dio interiore, nascosto in profondità, proprio in prossimità dell'Atman come suo movente o sostegno, è accessibile. E la forma del dialogo, in moltissimi contesti iniziatici e spirituali, è proprio il modo in cui si manifesta il contatto con il Dio interiore. La metodologia attraverso cui giungere, questa riguarda lo yoga. Yoga è una parola che troviamo già nei Veda, e nei Veda però non ha ancora il significato che gli verrà attribuito successivamente, ha il significato letterale di gioco, di mettere il gioco. E nella stessa Bhagavad Gita la parola yoga ha un significato molto più ampio, più polisemico rispetto all'uso che ne facciamo noi quando ci riferiamo all'insieme di posture, di esercizi di respirazione e di meditazioni che rappresentano la via di integrazione e liberazione che conosciamo come yoga. Qui siamo invece in presenza di un concetto forse più profondo. Troviamo diverse definizioni di yoga. Ricordiamoci che yoga è una parola che viene dalla radice etimologica yuj, che significa unire, ma aggiogare, cioè mettere il gioco. Quindi possiamo tradurre yoga sia come unione, ma anche come soggiogamento. E chi pratica lo yoga sa che effettivamente il percorso è quello di porre il controllo conscio su molte forze interiori che tendono a fuggire invece al nostro controllo. Pensate ai cavalli del carro, a proposito di aurighe e di carri, di Platone, no? Dove i sensi e la mente devono essere, dall'auriga, che è il vero sé, devono essere condotti anziché farsi guidare da cavalli imbizzarriti. Questo implica un certo tipo di disciplina e di governo. Anche questo è un modo per capire che non si può non agire, perché questi sono a tutti gli effetti delle azioni. Allora, una prima definizione cardine di yoga la troviamo nel secondo capitolo. Stando nello yoga, compi le azioni, abbandonando l'attaccamento, sii equanime o uguale nel successo e nel fallimento. L'equanimità è chiamata yoga. Troveremo, tratto caratteristico del linguaggio della Bhagavad Gita, questo continuo equilibrio tra gli opposti, sii indifferente alla lode e al biasimo, al freddo e al caldo, al dolore e al piacere, come se ci si dovesse collocare nel mezzo, in questa equanimità, che è uno stato interiore di equilibrio, di stabilità, di centratura, che non permette al soggetto di essere trascinato da un polo all'altro. Unito all'intelligenza, l'uomo trascende il merito e il demerito, perciò applicati allo yoga. Lo yoga è abilità nell'azione. Questa è un'altra definizione nel secondo capitolo di yoga che specifica ulteriormente quella che abbiamo appena dato. Vediamo quindi qui che l'agire in maniera perfetta significa non essere posseduti dagli obiettivi o gli effetti dell'azione. Quelli che potremmo chiamare i risultati di un'azione, spesso sono i moventi di quell'azione. Noi agiamo perché vogliamo ottenere un certo risultato. Paradossalmente, quando agiamo per ottenere un certo risultato, potremmo rischiare di allontanarci da quel risultato. Un po' come capita quando abbiamo quella frenesia di trovare un oggetto e a causa di quella frenesia non lo vediamo, anche se è sotto i nostri occhi. Sarà capitato a tutti qualcosa di simile. Nei capitoli successivi, per esempio nel sesto, lo yoga viene introdotto come una disciplina della coscienza. E la Gita ci dice che quando la mente è disciplinata nella pratica e riposa nell'Atman e non desidera nient'altro che l'Atman, allora l'uomo è stabilizzato nello yoga, l'uomo è centrato nello yoga. Invertire
il desiderio proiettandolo all'interno del soggetto verso la sorgente stessa della divinità interiore, cioè verso la causa prima del nostro essere uomini. Sicuramente questo è molto maturo spiritualmente, anche per l'epoca, come definizione. Si parla di più yoga nella Gita, come vi dicevo prima, c'è un karma yoga, cioè una via dell'azione che si compie senza sviluppare attaccamento. C'è uno yoga della conoscenza, Jnana Yoga, e quale conoscenza? Non è solo la conoscenza dei testi sacri sapienziali, ma è anche la conoscenza discriminatrice, cioè quella che è in grado di discernere. Poi abbiamo un Bhakti Yoga che è invece lo yoga della devozione, cioè lo yoga del sentimento amoroso, che anziché attaccarsi ad altri individui, a singoli soggetti, si proietta in questo orizzonte trascendente. Questi tipi di yoga sono come sfaccettature di un unico stato di unione. Colui che vede colui che vede l'azione nella inazione e vede l'inazione nell'azione è lo yogin. Questo ci dice la Bhagavad Gita, giocando sempre un po' su queste opposizioni che troveremo molto spesso nel testo. Ora, questo dovrebbe farci capire chiaramente che lo yoga non è la fuga dal mondo, che lo yoga non è la mortificazione del corpo, che lo yoga non è una esclusiva per le elite ascetiche e non è solo un insieme di tecniche psicofisiche. E la Gita lo dice, lo yoga non è per chi mangia troppo, lo yoga non è per chi digiuna troppo. Tra tutti gli yogin, colui che con fede mi adora, con la mente fissata dentro di me, è considerato il più elevato o il più caro. Una unione stabile della coscienza col principio supremo, che assume in questo caso la forma personale di Krishna, ma può anche assumere la forma impersonale di Brahman, si realizza questa unione stabile nell'azione. Penso di avere ribadito più volte questo concetto e credo quindi, o spero quantomeno, di averlo chiarito. Questo agire pienamente in un mondo senza che il mondo appartenga ancora più all'uomo, perché la coscienza si stabilisce nel sé, il sé è seduto sul carro, il carro è la psiche, e si offre, il sé si offre al principio assoluto, che è la sorgente, ripeto, stessa della vita. La più interessante, secondo me, definizione di yoga nella Gita, però, la troviamo nel 6° capitolo, al verso 23, è una delle definizioni più precise, profonde, tecniche dello yoga, ed è molto elegante. Ci dice: si sappia che quello che è chiamato yoga è la disgiunzione dalla congiunzione con il disagio. Yoga sarebbe ciò che separa da ciò che unisce con il disagio. Notate l'eleganza. Il disagio è dukkha, viene tradotto anche con sofferenza o dolore. Pensate alla prima nobile verità del buddismo, sarvam dukkha, cioè tutto è dolore. In realtà dukkha, letteralmente il disagio, perché questo dukh è come il greco dis, e Ka è il buco che troviamo al centro delle ruote dei carri, appunto, dove il mozzo dovrebbe scorrere bene e a volte questo invece non accade. Definire lo yoga come scioglimento del legame col disagio è una maniera davvero interessante ed elegante, perché questa definizione è così radicale. È una sorta di definizione per via negativa. Ci dice da che cosa ci dice da che cosa ci disunisce prima di dirci da che cosa ci unisce. Noi siamo soliti pensare alle definizioni attive, no? Questo mi unisce a quello. Qui la definizione invece è: questo mi slega da ciò che mi unisce al disagio, da ciò che già a monte mi univa al disagio. Questo è lo yoga come scioglimento. Quindi non il disagio eliminato come evento della psiche o della coscienza umana, ma l'identificazione col disagio è eliminata o viene fatta cessare. Anche questo è molto acuto e sottile. E questa formula tiene insieme tutte le altre, sia quella della equanimità di cui abbiamo parlato, cioè di questo equilibrio tra
i poli opposti, sia quella della azione liberatrice, che è un'azione che ha bisogno di questo sentimento, di questa bhakti, sia la stabilità nel sé, cioè quella di centrarsi verso Atman, verso il centro, il nucleo della psiche. E questa definizione è anche sorprendentemente vicina a una frase di Epitteto nello stoicismo, che vi citavo prima: non sono le cose a turbare gli uomini, ma i giudizi sulle cose. Quindi anche qui il dolore nasce da una connessione psicologica sbagliata. E, e mentre il buddismo scioglierà questo legame per estinzione, nirvana vuol dire cessazione del soffio, la Gita lo scioglie per ricollocazione dell'identità in Atman. Quindi, anche in questo caso, proporre la fine del samyoga, si dice, cioè della congiunzione con il dolore, è qualcosa di molto interessante. Nella Gita lo yoga è definito come la disgiunzione del legame con il dolore, non l'assenza di sofferenza, ma la cessazione dell'identificazione con essa. Ovviamente noi qui possiamo andare anche oltre e vedere un ultimo aspetto, prima di chiudere questo incontro, un ultimo aspetto fondamentale di questa vicenda. Scelgo di trattare questo argomento in questi ultimi minuti di questa introduzione, perché reputo che sia un'altra delle grandi strutture archetipali ed iniziatiche che troviamo all'interno della Bhagavad Gita. A un certo punto Arjuna chiede a Krishna di rivelarsi, chiede di vedere, come se non fosse sufficiente credere, bisogna avere una visione. Se pensi che io sia capace di vederla, o Signore dello yoga, mostrami la tua forma imperitura. Siamo già nei capitoli 11, eccetera. Krishna accetta, ma pone una condizione: non puoi vedermi con i tuoi occhi, ti do un occhio divino. È il terzo occhio, è l'occhio della visione. Come in un percorso, qui arriviamo alla parte più matura e profonda del percorso yogico, la meditazione. La visione è necessaria, poter avere la visione è necessario avere un occhio divino, perché gli occhi del corpo non possono vedere o non sono in grado di sostenere la visione. In effetti Krishna, quando accetta, si mostra in quella forma terribile che include la bellezza e l'orrore come inseparabili. La sua Vishvarupa, cioè la sua forma totale, è descritta come lo splendore di mille soli, miriadi di forme che cambiano, cangianti, le bocche fiammeggianti che si spalancano, ingoiano i mondi, i denti terrifici, le fauci che triturano i corpi di tutti gli eserciti. È una visione drammatica, potentissima e oscura. E questa visione non è la visione di un Dio mostruoso, è la visione della verità, cioè la totalità vista senza filtri, perché Krishna è innanzitutto Kala, cioè è il tempo, e il tempo è l'archetipo, il grande distruttore dei mondi, è l'archetipo che genera la più profonda angoscia nella psiche umana. Quindi creazione, mantenimento e distruzione, per citare quelli che poi verranno più tardi associati alla Trimurti, no? Brahma crea, Vishnu preserva, Shiva dissolve, sono tutti e tre momenti dello svolgersi del grande archetipo del tempo. E perché questa visione è terribile? Perché rivela ciò che noi normalmente neghiamo. Noi neghiamo che il sacro sia fascinans et tremendum, come è stato definito il numinoso. E questa Vishvarupa, questa forma, mostra che la guerra è sempre in atto. E Arjuna non è autore della guerra, ma un veicolo, uno strumento. Essi sono già stati uccisi da me. Sii solo un mezzo, Arjuna, gli dice Krishna. Ed è terribile questa visione, perché mostra la clamorosa asimmetria tra il piano divino e il piano umano. In tutta la mitologia troveremo sempre questo tema. Quando l'umano e il divino si avvicinano e abbiamo un incontro, l'uomo di solito ne fa le spese e si verifica questa grande asimmetria. Dio in questo caso non è un consolatore, non giustifica, non spiega, non salva, e, direbbe Nietzsche, al di là del bene e del male. Perché? Perché li associa, li contiene entrambi.
È questo quindi che renderebbe, diciamo, un Dio parziale se fosse solo uno dei due poli. Questo è il livello in cui il volto del Dharma totale si mostra. I parenti, gli amici, i maestri, tutti che scompaiono nelle fauci divine perché il Dharma cosmico non coincide con la morale di ordine affettivo ed empatico che abbiamo noi umani. Questo è molto difficile da accettare, perché il dolore non annulla la giustizia cosmica e la terribilità nasce dal conflitto tra un dharma di ordine universale e il sentimento compassionevole o empatico dell'individuo. Questo, che vi lascio come riflessione finale, è uno scoglio da superare per la psiche, è difficile da accettare per noi, anche per l'abitudine del cammino spirituale in cui ci siamo trovati. La forma terribile di Krishna spezza l'attaccamento, dissolve la paura. Qual è la paura di tutte le paure? La paura della morte e quindi del tempo che scorre. E annulla anche l'illusione del controllo. Avendo visto ciò che non avevo mai visto prima, il mio cuore trema. Mostrami di nuovo la tua forma benevola. Quindi questa forma divina non è abitabile, ma è un processo trasformativo quando impatta nella psiche umana attraverso una visione. E Krishna quindi poi torna alla forma umana. Avendo visto questa mia forma terribile, sì, senza paura, non puoi più avere paura perché hai toccato con gli occhi la verità ultima e la forma terribile che mostra questo divino senza separare il divino né dal tempo, né dalla morte, né dalla distruzione. E questo è la totalità. Ed è terribile perché toglie all'uomo l'illusione di essere o a contatto con un divino benefico o di essere il centro del bene e del male. Quindi, per chiudere, possiamo dire anche che Krishna sia qualcosa di simile, di paragonabile al sé transpersonale junghiano. In un certo senso sì, ma noi non dobbiamo assolutamente confinare Krishna nella psiche umana, come fosse il sé, ma il versante trascendente del sé, su cui Jung si concentra quando parla di archetipi. Krishna può essere il Dio interiore che dimora nel cuore di tutti gli esseri, parola di Krishna al capitolo 15, e da cui si originano la memoria, la conoscenza e l'oblio, ma ovviamente è molto al di là del sé come concetto junghiano, quindi al di là di Atman. Krishna è proprio Brahman reso visibile e dialogante, un avatara di Vishnu, appunto. Bene, io qui mi fermo, vi ho lasciato una serie di riflessioni che reputavo importanti all'interno di questa introduzione o presentazione generale della Bhagavad Gita. Vi ringrazio, vi ricordo, se volete, che potete mettervi in contatto con me sia tramite i social o scrivendomi direttamente una mail, perché sono a disposizione sia per lezioni individuali, private, online, e per fornirvi, se siete interessati, la lista dei miei seminari che ho tenuto nel corso degli anni, all'interno della quale c'è un seminario di 20 ore circa, interamente dedicato proprio alla Bhagavad Gita. Benissimo, grazie a tutti e a presto!